Vi do 3 secondi, al mio 3 sentirete una solo, dovete indovinare una cosa soltanto. L'ho suonato io con ampli e pedaliera da migliaia di euro o l'ha creato un'intelligenza artificiale con 3 parole scritte sul telefono? 1, 2, 3. Ecco, quello che avete appena sentito nasce da un prompt scritto al volo. Vorrei il suono di Comfortably Numb di David Gilmour. Ho premuto invio e 3 secondi dopo la chitarra suonava già così. Niente ampli, niente effetti. Ragazzi, vi ripresento in anteprima italiana la Enya Inspire Pro SD, il modello top di gamma appena uscito, l'evoluzione diretta della Inspire originale che ho già recensito qui sul canale. E la domanda è questa: questa chitarra può davvero sostituire un ampli, una pedaliera e un computer? O è solo un giocattolo costoso? Ma attenzione, se vi dicessi che questa chitarra monta anche un looper, un kill switch alla Tom Morello e uno speaker da 20 watt per suonare senza amplificatore, ci credereste? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la prima cosa che noto sulla Inspire Pro è il peso, che è molto leggero grazie al corpo e al manico interamente in fibra di carbonio, che ora è anche più risonante. E il colore di questa versione SD e la finitura glossy dimostra che Enya ha alzato l'asticella rispetto al modello precedente. Se infatti sulla Inspire originale c'erano dei pick-up generici, qui invece troviamo il Seymour Duncan in un abbinamento che conosco bene, pick-up SSL al manico e centrale che hanno una dinamica che risponde a ogni sfumatura del nostro tocco e il pick-up TB4 al ponte che spinge sulle medio-alte con un attacco che buca letteralmente il mix. La differenza quindi con gli altri pick-up è abissale. Anche l'hardware è cambiato, le meccaniche sono ottime e il ponte, ragazzi, è in titanio con blocco in ottone che migliora quindi la trasmissione del suono. Guarda qui, se uso la levo del tremolo a manetta anche più volte di seguito, la chitarra torna sempre accordata. E questo, ragazzi, è molto importante se usate o abusate della leva. I tasti ora sono in acciaio inossidabile, quindi le dita scivolano meglio e il suono è più brillante. E qui sotto abbiamo uno speaker che ora passa da 15 a 20 watt. E ragazzi, il processore interno ha il triplo della potenza rispetto alla versione precedente, quindi è un dettaglio che è fondamentale quando vedrete cosa riesce a fare con l'intelligenza artificiale. Ovviamente, ragazzi, la chitarra funziona sia come chitarra elettrica normale, quindi collegata ad un amplificatore, o come una chitarra smart. Per accenderla basta premere il classico pulsante del volume che è presente in tutte le chitarre smart di Enya e in meno di 10 secondi siamo pronti a suonare. Basta poi cliccare per cambiare i 4 preset memorizzabili. Il suono che esce ora è nettamente più pulito ed è diminuito quel feedback fastidioso che ogni tanto compariva sulla Inspire, che per suoni ricchi di gain richiedeva un uso intenso del noise gate. Abbiamo poi il potenziometro piccolo che interviene sul controllo di tono e il classico selettore a 5 posizioni. Ma ragazzi, il vero salto di qualità però non sta nell'hardware, sta in quello che succede quando cominci a giocare con la chitarra, e qui le cose si fanno molto interessanti. C'è una funzione che, usata dal vivo, è una delle cose più divertenti di questa chitarra: la touch bar sul corpo. Con un dito infatti posso trasformarla in un kill switch. Sentite che effetto! Se volete quindi quel suono alla Tom Morello non vi serve un pedale apposta, basta semplicemente toccare questa barretta, che però potete anche configurare come pedale di espressione, ad esempio come tremolo. Ma non è finita qui, perché c'è anche un looper integrato. Basta premere questo pulsante, suonare su una progressione di accordi e la chitarra registra e ripete le tue take. Anche qui niente loop station esterna e niente cavi. Lo stesso tasto poi fa anche da accordatore.
premi, suona una corda, il LED dimostra se è calante o crescente, quindi niente clip da attaccare sulla paletta, niente applicazioni, ed è comodissimo avere queste funzioni dentro la chitarra pronte all'uso con un semplice tocco. Ma il bello, ragazzi, arriva quando apriamo l'app. Scegliamo direttamente il preset oppure lo costruiamo da zero o lo chiediamo direttamente all'intelligenza artificiale. Scrivo un prompt testuale e in pochi secondi il DSP genera 3 varianti del suono. E quello che sentirete tra un attimo è esattamente quello che sento io. Se l'intelligenza artificiale sbaglia, lo sentite. Se ci prende, pure. Scriviamo: vorrei il suono di chitarra solista di Comfortably Numb di David Gilmour. Al primo colpo il risultato è ottimo, il delay è calibrato, la compressione è giusta e su questo genere l'intelligenza artificiale ha tanto materiale da pescare e difficilmente sbaglia. Secondo test invece vi avverto, non è andata così liscia. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una AI e interrogatela sul pulsante mi piace, e doppio mi piace, e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! Vorrei quel suono Texas Blues nello stile di Steve Ray Vaughan. Ragazzi, il carattere c'è, ma manca quella grana ruvida. Il preset infatti è un po' troppo, tra virgolette, gentile. Proviamo il secondo e solo al terzo tentativo il suono si avvicina molto a quello che avevo in mente. Nel terzo test che ho ottenuto appositamente per ultimo vi dico che l'intelligenza artificiale ha sudato. Ma prima vi faccio una domanda: voi vi fidate della AI o preferite costruirvi il suono da zero? Scrivetelo subito nei commenti, mi interessa sapere la vostra opinione. Terzo suono, vorrei il suono di Jeff Beck come nella canzone 'Cause We've Ended as Lovers. Ragazzi, qui la I non è perfetta, il suono è troppo pulito, manca quel carattere aggressivo tipico di Jeff Beck. Intervengo quindi manualmente nell'app, mi avvicino al risultato, ma non ci arrivo del tutto. E sono arrivato a una conclusione: quel suono che è solo tuo, quello che trovi dopo un'ora a girare delle manopole, nessuna intelligenza artificiale te la darà mai. Quello che ho capito è che l'intelligenza artificiale funziona benissimo sui suoni più famosi, ma fatica proprio sui tocchi personali, sulle sfumature. È un ottimo punto di partenza, ma non sostituirà mai il vostro orecchio. Il tocco finale dovete deciderlo voi. E se vuoi passare da mi fido dei preset a creo il mio suono con le mie orecchie, il mio corso suoni effetti ti porta esattamente lì, ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Ma se pensate che la I sia la funzione più divertente di questa chitarra, vi sbagliate, perché c'è una funzione nascosta che pochi conoscono e che secondo me è ancora più utile. Ve la mostro adesso, prima però scrivete AI nei commenti se usate i preset o manopola se preferite costruirvi il vostro suono a mano. Vediamo chi vince. Nell'app troviamo la funzione AI Stem Separation. Carico una canzone nell'app e in pochi secondi posso separare le tracce. Ad esempio posso separare la parte di chitarra, mettere in mute ad esempio la voce, e questo è perfetto per studiare ad esempio un riff nota per nota senza utilizzare dei software esterni, oppure se vogliamo improvvisare. Per chi impara da solo è un vantaggio enorme. Io quando ho iniziato a suonare passavo i pomeriggi a riavvolgere una cassetta per sentire 3 secondi di assolo. Ma quanto siete fortunati!
Anzi, se avete un brano che avete sempre voluto studiare ma non ci siete mai riusciti, scrivetelo nei commenti qui sotto. Il brano più votato ve lo spiego in un prossimo video. Ma ora la domanda che tutti si fanno: ma quanto costa? L'iSpire Pro SD costa più dell'iSpire base, viene infatti 899 euro e trovate il link in descrizione. Ma il confronto giusto non è con il modello precedente, è con un setup tradizionale: chitarra, amplificatore, pedaliera, cavi. Un setup altrettanto versatile costa facilmente il doppio, senza contare lo spazio che occupa in casa e il tempo che perdi a collegare tutto ogni volta che vuoi suonare. Per me, ragazzi, l'iSpire Pro ha senso per chi vuole sperimentare generi diversi senza comprare 10 pedali diversi e vuole avere tanti suoni premendo un semplice pulsante. Ha senso anche per chi registra idee a casa senza avere una stanza trattata acusticamente e senza utilizzare una scheda audio esterna. Basta collegare il cavo USB-C. I puristi dell'analogico e chi ha già un rig costruito in anni di lavoro storceranno il naso, e questo è normale. Detto questo, però, il salto tecnico rispetto al modello precedente è concreto, dai pick-up all'hardware alla potenza di calcolo, e lo senti appena provi lo strumento, che io trovo comodissimo da suonare. E comunque, senza attivare le funzioni smart, suona così. Questo è solo il pick-up al manico dentro il mio amplificatore, niente trucchi, niente AI. E se questa iSpire Pro SD vi dà la tecnologia per arrivare al 90% del suono, quel 10% finale è ancora roba vostra: orecchio, mano, tocco, gusto personale. Per colmare questa distanza dovete capire dove siete adesso e dove potete arrivare. Scaricate la mia mappa in 9 livelli, vi aspetta qui sotto, è gratuita e vi dà una direzione chiara prima ancora di pensare a spendere in tecnologia. E se volete vedere quanto è cambiata rispetto al modello base, se il salto vale davvero i vostri soldi, vi lascio qui sotto il video con l'iSpire originale. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!